Ti sei mai sentito come se il mondo intero fosse contro di te? Come se non importa cosa fai o quanto cerchi di essere gentile, c'è sempre qualcuno pronto ad attaccarti, a metterti i bastoni tra le ruote? Non è una coincidenza, non è sfortuna, è perché sei diverso. Ma perché proprio tu? Perché sembra che ogni passo che fai attiri critiche, invidia, persino odio? Nel video di oggi sveleremo il mistero dietro questa dinamica. Scoprirai che non sei solo e che ciò che stai vivendo ha uno scopo preciso. Preparati, perché ciò che sentirai potrebbe cambiare il modo in cui vedi te stesso e il mondo. Essere un prescelto non è solo una benedizione, è anche un fardello. Dentro di te brilla una luce unica, un dono che non può essere ignorato, neanche da chi vorrebbe farlo. Ma quando il tuo essere autentico emerge, non tutti sono pronti a riceverlo. Spesso ciò che non si comprende diventa motivo di paura. E la paura, invece di aprire al dialogo, chiude le porte, crea barriere. È così che la tua presenza, pur non cercando di essere dominante, può scatenare nei cuori degli altri un tumulto di emozioni contrastanti. Perché accade questo? Perché la tua energia è diversa, non segue i canoni tradizionali, non si adatta a ciò che gli altri considerano normale. In un mondo che premia la conformità, tu sei l'eccezione. La tua autenticità diventa uno specchio che riflette ciò che gli altri non vogliono vedere di se stessi. Non è raro che chi si sente perso, piccolo o inadeguato reagisca con ostilità quando si trova davanti a qualcuno che emana sicurezza interiore o chiarezza di intenti. Non perché tu voglia farli sentire così, ma perché la tua presenza stessa li spinge a confrontarsi con le loro ombre. Immagina un faro in una notte tempestosa. Il faro non brilla per farsi notare, non si accende per dimostrare qualcosa. Il suo unico scopo è guidare, portare luce dove c'è oscurità. Ma quella luce attira inevitabilmente le onde, le sfide, la resistenza della tempesta. È un processo naturale. La luce sfida l'oscurità e l'oscurità risponde. Tu sei quel faro. Ogni volta che illumini il tuo cammino, senza neppure accorgertene, porti consapevolezza anche dove c'è confusione o paura. Le critiche, i giudizi e persino gli attacchi che ricevi ogni giorno non sono altro che l'infrangersi di quelle onde contro di te. È difficile, lo so, perché a volte ti chiedi: ma perché proprio a me? Io non ho fatto nulla di male. E proprio qui sta la risposta. Non hai fatto nulla di male. È la tua semplice esistenza, la tua capacità di essere autentico in un mondo che premia chi si nasconde, che mette gli altri di fronte alle loro insicurezze. La tua luce illumina le loro crepe, le loro fragilità, e non tutti sono pronti a guardarle. Ma sai qual è la bellezza di questo? Che ogni volta che resisti, che rimani saldo nel tuo essere, diventi ancora più forte. Non sei qui per spegnere la tempesta, ma per imparare a brillare in mezzo ad essa. E quella luce che porti non è solo un peso, è anche una guida per chi, magari in silenzio, sta cercando il coraggio di accendere la propria. Quante volte ti sei chiesto perché certe persone sembrano prendersela con te, anche senza una ragione apparente? La verità è che molte di loro non stanno reagendo a te, ma a ciò che tu rappresenti. Sei un catalizzatore, un riflesso di qualcosa che è dentro di loro, ma che non vogliono affrontare. Quando ti accusano di essere strano, diverso o egoista, stanno semplicemente dando voce alle loro paure, alle insicurezze che le tengono intrappolate. Non stanno descrivendo te, ma i limiti che si sono imposti da soli. Hai mai notato che le critiche più taglienti arrivano sempre da chi sembra non aver mai fatto pace con se stesso? Da chi vive immerso in una lotta interiore. È come se vedendoti vedessero un'ombra di ciò che non riescono a essere. Il tuo modo di vivere, autentico e libero, risveglia in loro un senso di disagio. Non è colpa tua, ma il semplice fatto che esisti
li obbliga a confrontarsi con il divario tra ciò che sono e ciò che potrebbero diventare. E quel confronto fa paura. Immagina di essere uno specchio, non un semplice specchio che riflette l'aspetto esteriore, ma uno che penetra in profondità, mostrando l'essenza. Quando ti incontrano, queste persone non vedono solo te, vedono il loro potenziale inespresso, i sogni che hanno messo da parte, le paure che li bloccano, e non tutti sono pronti a sostenere quello sguardo. È più facile per loro puntare il dito contro di te che guardarsi dentro, perché ammettere la propria vulnerabilità richiede coraggio e non tutti lo hanno. Ma non è solo paura quella che suscitano le tue azioni o il tuo essere, è anche ammirazione, anche se spesso mascherata. La tua autenticità è una forza che li sfida, li provoca, li scuote. E proprio per questo cercano di spegnerti. Se riescono a farti dubitare di te stesso, possono continuare a evitare il confronto con se stessi. Ma ricorda, il problema non sei tu. Il problema è che tu rappresenti ciò che loro non hanno ancora il coraggio di affrontare. Quindi, ogni volta che senti una critica, un attacco o un giudizio ingiusto, ricorda questa verità. Non sei tu il bersaglio reale. Sei lo specchio che li costringe a guardare dentro di sé. E questo, anche se non lo ammettono, è il primo passo verso la loro trasformazione. Non abbassare la testa. Continua a essere autentico, perché il mondo ha bisogno di chi ha il coraggio di vivere davvero. C'è una verità che spesso dimentichiamo quando siamo sommersi dalle difficoltà. Gli attacchi che ricevi non sono un segno di debolezza, ma una testimonianza della tua forza. È il mondo che ti sta dicendo, a modo suo, che sei sulla strada giusta. Ogni ostacolo, ogni parola pungente o sguardo giudicante è come una fiamma che ti mette alla prova. E tu, come l'acciaio, diventi più forte ogni volta che affronti quel calore. I prescelti non cercano mai lo scontro. Non hanno bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Ma è proprio in questa quieta determinazione che risiede il loro potere. Quando vieni attaccato, non è un invito a reagire con rabbia o rancore. È un'opportunità per fermarti, per riflettere, per crescere. Ogni difficoltà che incontri è come un maestro severo ma giusto. Non ti risparmia il dolore, ma ti offre le lezioni più preziose. Pensa a tutte le volte in cui hai affrontato critiche, incomprensioni o persino isolamento. In quei momenti era facile sentirsi perso, piccolo, magari persino sbagliato. Ma ora, guardando indietro, riesci a vedere quanto quelle esperienze ti abbiano modellato? Ogni ferita che hai superato è diventata una cicatrice luminosa, una prova del tuo viaggio, del tuo coraggio. Nonostante il dolore, qualcosa dentro di te si è trasformato. Sei diventato più consapevole, più saldo, più vicino alla tua vera essenza. Le difficoltà non vengono per abbatterti, ma per rivelarti chi sei davvero. Ogni attacco, ogni ostacolo ti costringe a guardarti dentro e a trovare una forza che forse non sapevi nemmeno di avere. È come scavare in una miniera oscura. Può sembrare faticoso, persino disperato, ma alla fine trovi un diamante. E quel diamante è la tua autenticità, il tuo potenziale che si svela passo dopo passo. La verità è questa: senza difficoltà non ci sarebbe crescita, senza sfide non ci sarebbe trasformazione. Non devi temere il dolore, perché è nel superarlo che scopri il tuo potere. Ogni volta che resisti, che rimani saldo di fronte agli attacchi, diventi un po' più simile alla persona che sei destinato a essere. Nonostante tutto, cresci. E non cresci solo per te stesso, ma anche per coloro che un giorno si ispireranno al tuo esempio. Quindi, la prossima volta che ti senti attaccato, fermati un momento, respira e chiediti: cosa posso imparare da questo? Quale forza sto sviluppando? La risposta non sarà sempre immediata, ma arriverà. E quando arriverà, capirai che ogni passo, anche il più doloroso, ti ha portato più vicino alla tua missione. Ricorda,
La difficoltà non è mai la fine. È solo il terreno fertile dove la tua forza prende radici. Come puoi difenderti dagli attacchi senza rinunciare alla tua autenticità? Il primo passo è ricordare che ciò che gli altri dicono o fanno spesso riflette il loro mondo interiore, non il tuo. Non prendere tutto sul personale. Le critiche e gli attacchi non sono specchi della tua verità, ma delle loro insicurezze. Impara a riconoscere quando una battaglia non ti appartiene e lascia andare. La tua energia è preziosa. Non sprecarla cercando di convincere chi non vuole capire o di rispondere a chi non ti vede davvero. Un altro strumento potente è la connessione. Circondati di chi comprende il tuo cammino, anche se sono pochi. La forza non sta nel numero, ma nella qualità delle relazioni. Cerca persone che vibrano alla tua stessa frequenza, che condividono il tuo modo di vedere il mondo e che ti supportano senza riserve. Un prescelto non ha bisogno di essere capito da tutti, ha bisogno di essere visto e sostenuto da chi riconosce il suo valore. Anche un solo alleato sincero può fare la differenza in un mare di incomprensioni. Infine, impara l'arte di mettere confini. Saper dire no non è un atto di egoismo, ma un gesto di autoconservazione. Quando scegli di proteggere il tuo spazio e di dare priorità a ciò che conta davvero per te, stai affermando la tua libertà. Ogni volta che metti un limite, stai dichiarando al mondo che la tua missione è importante e, cosa più importante, stai scegliendo te stesso. Ricorda, la vera forza non sta nel combattere ogni attacco, ma nel sapere quali battaglie meritano la tua energia e quali no. C'è un segreto nascosto nel cuore delle difficoltà che affronti. Essere attaccati non è una maledizione, ma una conferma. Nessuno si prende il disturbo di colpire ciò che non ha valore. Gli attacchi che ricevi, per quanto dolorosi, sono il segno che ciò che fai o ciò che rappresenti ha un impatto reale. Sei una forza che non può essere ignorata e proprio per questo attiri attenzione, critiche e resistenze. È come se il mondo ti stesse dicendo, a suo modo, che stai facendo qualcosa di straordinario. Ma per vedere questo devi cambiare prospettiva. Quando ti trovi a pensare perché succede sempre a me, stai guardando solo la superficie. Invece prova a chiederti cosa vuole insegnarmi questa situazione. Ogni difficoltà porta con sé una lezione preziosa, un'opportunità per crescere. Gli attacchi non sono solo un peso da sopportare, ma un'occasione per affinare il tuo spirito, per diventare più forte e più consapevole. Ogni sfida è come una pagina di un libro che parla della tua evoluzione personale. E non è solo la tua crescita a essere in gioco. Ogni volta che superi un attacco, ogni volta che affronti una difficoltà e ne esci più forte, stai creando un percorso per gli altri. Anche se non te ne accorgi, ci sono persone che osservano il tuo viaggio, persone che, magari in silenzio, trovano ispirazione nella tua resilienza. Il tuo coraggio, la tua capacità di rimanere saldo anche nelle tempeste, diventa una luce guida per chi cerca la forza di affrontare le proprie sfide. Il senso più profondo di tutto questo è che gli ostacoli non sono lì per fermarti, ma per rivelarti. Ogni attacco che ricevi è un promemoria che la tua missione è importante, che il tuo cammino ha un significato. Non è sempre facile vedere il valore in ciò che fa male, ma quando riesci a trasformare il dolore in crescita, diventi una versione ancora più potente di te stesso. Essere un prescelto non è solo una responsabilità, è una chiamata a realizzare ciò che di straordinario puoi offrire al mondo. Se questo video ti ha toccato, se hai sentito che finalmente qualcuno capisce quello che stai vivendo, scrivi nei commenti: sono un prescelto e vado avanti. Voglio che tu sappia che non sei solo in questo viaggio. Questa comunità è qui per sostenerti.